Cari amici, mi ritrovo ancora qui nella Bresciana in compagnia di Andrea della FGS. Ciao, che Gianni. oramai ci segue imperterrita. E ragazzi, tante novità, qui abbiamo il mondo Victron. Vi ricordo sempre che c'è qua sotto il link se volete acquistare da loro, prezzi competitivi ovviamente, ma poi hanno anche la possibilità di installarvi, manutenervi tutti gli impianti della Victron. Nel contempo fanno anche un'assistenza telefonica per coloro che vogliono fare il cosiddetto webinar FGS per quanto riguarda Victron. Corretto, Andrea? Corretto, Gianni, sono contento che sei venuto a trovarci. Stai immaginando chilometri e chilometri sulla tua macchina in giro per l'Italia, quindi poi mi racconterai che motore ci hai messo sotto quel mezzo, perché di chilometri gliene hai fatti fare. L'hanno visto gli amici del canale in qualche video, oramai sono 435.000 chilometri effettuati col mio turbo diesel, sempre manutenuto egregiamente da me. Quasi quasi comincio a mandare un po' te anche in giro per l'Italia, così almeno facciamo fare gli ultimi chilometri al mezzo, dai. Oramai ho scelto di fare lo youtuber dopo aver lasciato aziende e quant'altro, e sto facendo una vita veramente serena, grazie ovviamente a tutti voi che mi sostenete nel canale. Ecco, ci tengo a dire riguardo appunto all'assistenza che hai detto che forniamo, noi rispondiamo a tutti, quindi date un'occhiata nelle spam. Tante volte io rispondo con allegati preventivi, schede tecniche che per qualche motivo i server non piace vedere così tanto contenuto, sì. Quindi ci buttano nello spam. Controllate, perché nel giro di 3-4 giorni abbiamo l'abitudine, buona abitudine di rispondere a tutti. Sempre serietà. Lo spam è una brutta cosa, però a volte è anche giusto, perché lì in automatico Google ci butta tutto quello che viene spammato sul web, ma guardate se c'è anche un preventivo che avete chiesto e che vi hanno fatto, che è finito lì. Grazie Andrea di questa delucidazione. Ragazzi, cosa tratteremo in questo video? Precisamente monofase, 3 inverter della Victron messi in parallelo, quindi tutte le impostazioni di come funziona il parallelo Victron, cosa bisogna fare, i vari settaggi eccetera. Io farò come al solito da cameraman e Andrea vi spiegherà tutti i dettagli. Buona visione. Gianni, gli inverter Victron, come sai, ci sono diverse gamme. C'è la serie Multiplus, c'è la serie Multiplus 2 e c'è la serie 4. Ognuna di queste gamme di inverter ha delle caratteristiche diverse. Per riassumerle brevemente, ricordiamo che i 4 sono delle macchine così chiamate perché hanno 2 ingressi e 2 uscite, quindi intendersi ingresso come il lato dove noi andiamo a collegare la rete Enel oppure un generatore, un gruppo elettrogeno, e per uscita il lato dove vanno a produrre quello che è il nostro 230. 2 uscite possono essere utilizzate per gestire ad esempio una linea di carichi prioritari che vado a collegare e scollegare a piacere rispetto a una prima linea principale. I Multiplus 2 sono così chiamati perché hanno 2 uscite, quindi un ingresso ancora e 2 uscite, e sono le macchine che vedremo oggi e sono quelle che ultimamente a livello commerciale stanno andando per la maggiore, anche perché hanno avuto un interessantissimo sconto di prezzo dal produttore negli ultimi periodi. Infine, la macchina Multiplus 1, che si usa meno ultimamente, ha un ingresso e una uscita. Ognuna comunque di tutte queste macchine della serie Victron può essere parallelata con altre, fino a un numero di altre 6 macchine. Informazione importante: possono essere parallelati con inverter dello stesso modello, quindi se io ho un Multiplus 2 3000 48 volt posso parallelarlo solamente con un altro Multiplus 2 48 3000. Esattamente questo caso che stai raffigurando. Esattamente. Allo stesso modo, con una macchina da 8000 la potrò parallelare con un'altra macchina 8000, oppure il bestione da 15 kVA, macchina 4, la potrò parallelare, attenzione che con le 4 abbiamo una limitazione, con altre 4 macchine dello stesso modello. 4 macchine da 15 kVA significa praticamente una potenza di 60 kVA in monofase. Penso che sia un'applicazione molto rara, ecco, per quanto potentissima. Ecco, però Andrea, abbiamo iniziato così col bestione da 6 kW, quanta roba, e adesso siamo tutti con macchine elettriche, piano induzione eccetera, sì, quindi oramai io non pongo limite al canale, Andrea. Assolutamente. Oggi vediamo il parallelo di 3 macchine Multiplus 2 3000.
La stessa cosa è valida per le Multiplus 2 5000. Attenzione che le Multiplus 2 hanno la necessità, se andiamo ad utilizzare le macchine più grosse, quindi la Multiplus 8000, 10000 e 15000, se andiamo a fare questo parallelo fino a 6 macchine, abbiamo necessità, secondo la scheda tecnica della Victron, di mettere un contattore, un relè di trasferimento esterno. Che cos'è questo componente? Tu sai che negli inverter abbiamo un ingresso ed un'uscita. All'interno di queste macchine esiste un relè che si chiude quando io vado a collegare la rete per bypassarmela sull'uscita. Victron dice nei sistemi molto grandi, quindi un 8000, un 10000 e un 15000, ripeto, è meglio mettere questo relè di trasferimento esterno perché così possiamo veramente trasferire tutta l'energia. Questo tra l'altro è anche una buona soluzione, perché chi mi va a montare spesso e volentieri un sistema magari da 30 kW, a questo punto parlo di kilowatt di contatore, probabilmente ha una fornitura di energia elettrica anche più grande, quindi ho un'officina che ha una disponibilità di 60 kW e vado a mettere un sistema fotovoltaico da 30. Non voglio essere limitato nel mio transit di energia degli inverter, certo. Quindi Victron dice io ti do un sistema da 30 kW, ma nel momento in cui vuoi fare questo transfer monta un contattore esterno, così tu puoi far trasferire, anziché attraverso le macchine, tutta l'energia che può essere a quel punto 60, 100, 150 kW esterni alle nostre macchine. Perfetto, stiamo già parlando di potenze molto significative. Questa prova di programmazione te la faccio vedere, Gianni, su uno dei nostri sistemi precablati che tu conosci bene, certo. Quindi agli amici del canale richiedeteceli, perché appunto vi fornisce la possibilità di montarvi in maniera rapida tutto un sistema Victron. In particolare proprio nelle situazioni di multiple macchine diviene una grande comodità, perché i cablaggi cominciano a essere un po' complicati da realizzarsi. Qui abbiamo 3 macchine Multiplus 3000. Come sono state collegate? In questo momento sono alimentate, alla piastra è collegata una batteria Mannida 15 kW, noi siamo rivenditori, quindi possono benissimo chiederci la fornitura delle batterie a noi. E tra l'altro comprando da te hanno fattura italiana, detrazione fiscale 50% e IVA 10%. Alimentando il sistema non ci rimane altro che quindi tensioni di continua collegate, abbiamo cablato le tensioni di alternata ai nostri magnetotermici. Importantissimo per fare la configurazione ovviamente è cablare quello che sono le reti V e bus, quindi i 3 inverter sono in catena, quindi abbiamo con i cavetti della Victron forniti un'uscita dal primo inverter, arriviamo al secondo inverter, usciamo dal V e bus e andiamo al terzo inverter, e qua come vedi ci fermiamo. Perfetto. Noi per programmare gli inverter dobbiamo scollegare tutti gli accessori. In questo momento l'accessorio del nostro quadro collegato è il Cerbo, solitamente è sempre quello, è collegato al primo inverter, io lo vado a scollegare, quindi devo scollegare dagli inverter gli accessori, display o qualsiasi altro, e collegare al loro posto quello che sarà, facciamo vedere oggi la programmazione con il cavetto MK3 USB della Victron, vado a collegarmi al posto del Cerbo con il mio cavetto di programmazione. Opla. Ecco qua. Cavetto connesso al computer. Cavetto connesso. Questo è l'accessorio, lo facciamo anche vedere. Questo cavetto, ricordiamolo, serve per programmare gli inverter localmente sul posto, quindi posso farlo senza la connessione internet. Se non ho la disponibilità di poter collegare il Cerbo ad internet, la programmazione la vado ad eseguire con questo accessorio che ci si può richiedere. Una volta che è collegato vado ad accendere i 3 inverter, accensione 1, accensione 2 e accensione 3. Altra nota, siccome dobbiamo ancora programmare questi inverter, il parallelo è ancora da eseguirsi, le loro uscite di alternata, fin tanto che non sono programmate, lasciamole scollegate. Quindi abbiamo le nostre 3 uscite che arrivano singolarmente ad un magneto termico, ad esempio, lasciamoli sezionati, aperti, di modo che
finché non sono programmate non avranno la possibilità di mettere in parallelo le loro uscite. Soltanto quando sono programmati tireremo sull'interruttore che fisicamente mi metterà in parallelo le loro uscite. Certo. Questa è una precauzione. Questo è fondamentale anche perché le problematiche esistenti di solito non si manifestano sulla 48 volt ma sulla 230, e quella Certo. l'uscita pericolosa nei nostri paralleli. Se io vado a Questo lo voglio parallelare- dire per gli amici del canale, perché molti pensano al parallelo dei 3 inverter su una batteria Mani, ma invece è proprio l'uscita 230 che può creare problematiche. Sì, in alternata, sai, se io faccio dei paralleli sulla continua, posso comunque fare pasticci, attenzione, perché se ho Certo, delle certo. tensioni molto diverse, in continua, bassa tensione ad alta corrente, possiamo far scorrere dei begli amount di corrente. Certo. Ma sull'alternata un parallelo va fatto invece in sincronia di sinusoide, quindi non posso mettere in parallelo macchine che non sono sincronizzate fra loro. Per quello che fin tanto che non sono programmate è meglio che teniamo il loro interruttore di parallelo aperto. Siamo collegati col cavetto, ci spostiamo al PC che ti faccio vedere il software a questo punto per configurare il sistema. Occorre innanzitutto aver scaricato, Gianni, il software della Victron dal sito victronenergy.it, come abbiamo già fatto vedere una volta nella sezione download. Bisogna scaricare il pacchetto Victron Connect e soprattutto il successivo VE Configuration Tool. Ecco qua. Nel VE Configuration Tool avremo presente il software VE Config, VE Bus Config, VE System Config e VE Flash, che adesso ti faccio vedere sul desktop, visto che li abbiamo già installati. Si tratta quindi del Victron Bus System Configurator, del nostro Victron Connect, ecco qua, mentre qua a sinistra invece, visto che sono usate meno volte, abbiamo il VE Flash per il firmware, VE Config per i single inverter e il Quick Configure. Questo è per far vedere tutto quello che c'è nel pacchetto, ma quello che serve per configurare un sistema di più macchine in parallelo lo si fa partendo dal VE Bus System Configurator. Quindi noi andiamo a far partire questo software. Ricordo che siamo già collegati con il cavetto al nostro sistema, gli inverter sono accesi, intendersi con il bottoncino a bordo macchina, gli do il mio Quick Start, quindi lui si sta collegando adesso con le macchine, mi dice attenzione, devono essere ovviamente tutte accese per poter fare le programmazioni che voglio, non dimenticarsi, se no configuro 3 macchine, 2 macchine sì e una no. Questo è grave, certo. Sì. Lui mi fa vedere, ecco che sta ricevendo le macchine collegate, mi fa vedere che ho 3 macchine collegate e sono grigio scuro, dopo diventeranno azzurre perché sono ancora da configurare. Io qua decido quindi in questo pannello come disporre le macchine, e quindi posso avere 3 macchine, posso avere 6 macchine, 9 macchine, quindi per fino al fare limite più massimo paralleli, consentito, esatto, certo. quelle che ricordavamo prima. In questo caso io voglio fare un parallelo di 3 macchine, a sinistra abbiamo le fasi L1, L2, L3, con un parallelo monofase parliamo di L1, io non dovrò fare altro che andare a prendere la prima macchina e trascinarla all'interno della mia L1 e quindi l'ho assegnata, vedi che L1 da 0 è diventato 1, quindi ho preso la prima macchina. Anche qui dovrò dire prendo la seconda macchina e la vado a mettere sempre su L1. Terza macchina, anche questa voglio che sarà sempre assieme alle altre su L1, quindi in monofase. Tu vedi che L1 3 utenze in un sistema singola fase. A questo punto io clicco su L1, all'interno di L1 vedi che mi evidenzia le 3 macchine che avevo prima, sono ancora grigie perché gli ho detto sì, sarete in parallelo, sì, sarete sul monofase, ma devo ancora configurare. Sei in temporanea, funzione Sì, temporanea, sì. ok. Io vado col tasto destro, mi raccomando solo dopo che ho assegnato questa cosa. Allora, andiamo a vedere, vado a mandargli, perfetto, no, vedo che le macchine le vede qua, vado a fargli un configure e send configuration. Ecco, si è sentito un piccolo click, il programma ha spedito le configurazioni di tutte e 3 L1 agli inverter, che vedi che sono diventati azzurri, quindi dice ok, configurazione presa. Noi abbiamo sentito gli inverter cliccare, quindi cosa significa? Si sono accesi e da quelle che prima erano le spie di spento abbiamo gli inverter tutti e 3 accesi che mi producono il nostro 220, 230.
In questo momento io posso anche andare a tirare su quello che è il nostro magnetotermico di uscita, perché sono sicuro che il nostro parallelo è stato correttamente configurato. Abbiamo la sinusoide perfetta e abbiamo messo in parallelo i 3 inverter, abbiamo tirato su la monofase in uscita dagli inverter e siamo pronti per l'utilizzo. Esatto, in questo step abbiamo detto al sistema che queste 3 macchine andranno in parallelo fra di loro. Non ho ancora assegnato a questo punto agli inverter tutti i parametri fondamentali, certo, le tensioni di minima, di massima, i settaggi. tutti i settaggi che in un sistema con più macchine devo decidere se posso segnarle uno per tutti, quindi quello che andrò a segnare su una macchina vale per tutti, oppure in certe situazioni posso anche volere che ogni macchina faccia cose diverse. Questo lo facciamo sempre dal software System Configurator, dove appunto L1 abbiamo le 3 macchine. Quando sono diventate azzurre io clicco il tasto destro e premerò, vedi qua sulla singola macchina, tasto destro, VE configure, quindi prima non c'era, finché la macchina non era azzurra non avevo questa spunta, posso premere VE configure e parte il software che abbiamo visto nei nostri video precedenti del settaggio della singola macchina. Andiamo a vedere anche in questo caso rapidamente un riepilogo di quali sono i settaggi che vado ad impostare. Ecco che si sta collegando con l'inverter, leggendo tutti i parametri. Fondamentalmente quello che voglio accertarmi è che a seconda del tipo di batteria che sono andato a collegare siano configurate le tensioni corrette. Ecco, questo abbiamo il nostro pannello dei parametri inverter. Come vedi tanti parametri sono autoesplicativi, voglio un sistema che mi generi 50 Hz, voglio limitare la nostra corrente di rete. Qua perdonami se vado rapido, ma sono cose che magari sono abbiamo visto, impostati, che abbiamo visto abbiamo visto in passaggio, o magari faremo degli approfondimenti per ognuno di questi quando servirà. Qua magari sulla questione della corrente d'ingresso è interessante parlare di quelle che sono i contatori piuttosto che i generatori, la stabilità dei generatori, la funzione power assist che mi permette di sommare le potenze in modo più o meno rapido. Sono per oggi tante cose da dire, andiamo gradualmente, anche perché invito gli amici del canale a guardare il primo video di questa playlist, il secondo forse, scusate, dove già Andrea parlava di una configurazione generale. Le cose importantissime che voglio sottolineare è: abilitiamo sempre il battery monitor, dove andiamo a impostare quello che è l'amperaggio delle nostre batterie collegate, questo nella prima linguetta. Nella sezione grid generalmente noi lasciamo nessun country code, questo perché non mettiamo gli inverter Victron in immissione in rete. No, questo aspetta, lo specifichiamo perché se mettiamo il country code poi a fronte di problematiche ci chiederà un codice che come installatori in fai da te non abbiamo, e quindi possiamo avere un problema. Questo, scusa se ti ho interrotto, ma ci tenevo a dirlo. Tante persone nel passare su questa pagina mettono inconsapevolmente Italia e sbagliano, ragazzi. Ma Italia è inteso per quanto riguarda l'immissione in rete. Allora, non succede nulla di sbagliato a mettere Italia, però se dopo vogliono invece settare il sistema non per lavorare con la rete italiana, ma con un gruppo elettrogeno, è una cosa differente. Certo. Quindi per tornare indietro, quindi da country code Italia a un country code ad esempio altro, dove dice non sto seguendo alcuna regolamentazione, mi chiederà dei codici che devono per forza chiederci. Questo è proprio per evitare che sono configurazioni importanti. Se vado a settare un sistema che possa immettere in Germania, deve rispettare delle normative diverse di quelle che si rispettano in Italia o in altri paesi. Quindi assolutamente qua lasciate sempre, non toccate nulla, lasciate nessun sistema di immissione. Qui abbiamo la parte di allargamento di frequenze, queste viene messo quando mettiamo un generatore. UPS function anche noi suggeriamo di toglierlo quando andiamo a lavorare con un generatore. Vado molto rapido. Sulla parte di inverter abbiamo la generazione di 230, come abbiamo ricordato altre volte in un sistema in isola produco 230, ma se voglio risparmiare qualche watt posso anche impostare 220, avrò delle stufette che mi fanno un po' meno calore. Nelle sottotensioni, in questo caso, andiamo a mettere proprio quelle estreme del sistema. È chiaro che se ho ad esempio una batteria al litio con un suo BMS avrà delle sue protezioni. Certo. Questa è la tensione che mi fa proprio spegnere totalmente l'inverter.
con una batteria al piombo possiamo lasciare attorno ai 44 volt, 43,6 in questo caso, con una litio comunque converrebbe alzarlo quantomeno 47-48 volt, che dice Ma io proprio consiglio per lo 48, spegnimento. 48, 49, 50 sono i 3 parametri Sì. che soggettivamente gli amici possono scegliere. Il 48, visto che è quello un po' standard, dove va bene un po' per tutto. Ecco. Perfetto. Pannellino del sistema AES, che ricordiamolo è il sistema di stand-by, cioè di risparmio energetico degli inverter Victron, che se lo abilito, come abbiamo spiegato in un altro video, mi permette di impostare le soglie dove parte questo risparmio energetico. La parte di charger, dove andiamo anche qui ad impostare le tensioni che l'inverter, in caso di che sia collegato ad un generatore, gruppo elettrogeno, oppure in caso che debba caricarmi dalla rete, perché glielo dirò io poi da un pannello, lo andrà a fare con queste tensioni. Quindi in questo caso non tocchiamo nulla, perché va già bene per quello che è la configurazione che abbiamo per necessità in questo sistema. Quindi abbiamo giusto controllato tutti questi parametri, io faccio il mio invia parametri, e la cosa importante a questo punto è questa: come abbiamo visto prima, siamo partiti dalla prima macchina e mi chiede il pannello, la vuoi inviare solo a this device, a questa macchina del sistema, o a tutte e 3 le macchine? Chiaramente, Certo. se non ho necessità di avere un inverter che carica o fa cose diverse dagli altri, ma un sistema uniforme, andrò a dirgli spediscimi tutti i parametri a tutte le macchine. Processo di trasferimento richiede qualche secondo e abbiamo ottimizzato il tutto. Comunque sei stato molto chiaro nei dettagli, questo è fondamentale per far vedere proprio agli amici del canale non esperti come possono avere anche i Victron e settarli nel modo corretto. Ecco fatto. A questo punto noi abbiamo il pannellino, vediamo che stiamo producendo il nostro 230 da tutte e 3 le macchine. Posso andare a richiudere il pannello, mi si riapre il pannello iniziale di tutto il sistema macchine, e qui, se avessi fatto ad esempio una configurazione per solo la prima, avrei potuto passare sulla seconda e dire configuriamo anche la seconda, configuriamo la terza, ma siccome è un sistema dove tutte e 3 devono fare la stessa cosa, andiamo ad impostare tutto. Ti faccio vedere un'altra piccola curiosità. Torniamo sulla prima macchina, perché facciamo un approfondimento, visto che è interessante. Quindi riapriamo il primo inverter, riapriamo il pannello di configurazione specifico. Quando io ho 3 macchine in parallelo, è importante che la fonte di alimentazione sull'AC-in, se ad esempio è la rete o un generatore, venga collegata poi a tutte e 3 queste macchine. Certo. L'uscita ovviamente è in parallelo, perché è quello che vogliamo ottenere, cioè avere probabilmente un raddoppio o un triplo di potenza dal sistema, mettendo 2 o 3 macchine in parallelo. Sull'ingresso io potrei dire, ma perché devo collegare anche lì l'ingresso a tutte e 3 le macchine? Questo per il funzionamento invece è importante. È vero, io potrei decidere di attraversare tutta l'energia del mio contatore, del mio generatore, solo attraverso un inverter, e poi sono parallelati sull'uscita. Questo sarebbe però rischioso, perché vuol dire sovraccaricare in transito da un generatore dalla rete una sola macchina rispetto alle altre 3. Quindi anche sul lato di AC input è necessario parallelare i 3 ingressi. Se noi paralleliamo i 3 ingressi, nel settaggio del singolo, dove abbiamo l'AC input current limit, abbiamo un valore di corrente che vado a limitare, cioè qual è la corrente massima di 230 che quell'inverter può prelevarmi dalla rete. In questo pannello adesso abbiamo impostato 32 A, che significa circa 6 kW a 230. Questo vale per una macchina, quindi con 3 macchine in parallelo io devo ragionare che sto dicendo che io quando parallelo l'ingresso avrò 32 A per 3. Quindi è una potenza alta. Stiamo parlando che sto dicendo al mio sistema fondamentalmente che sul lato di ingresso ho un ben 6, 12, 18 kVA, kilowatt in questo caso, perché se parliamo di 32 A come kilowatt avrò 18 kW di potenza disponibile. Magari non è vero, quindi il concetto fondamentale da ricordarsi è questo: se quella che sia per una macchina la potenza che ho disponibile in ingresso, con una macchina faccio presto a fare il calcolo. Se ho 2, 3, n macchine, dovrò dividere quella che è la corrente disponibile su tutte le macchine.
mi sono spiegato? Non Sì, so sì, se- ma assolutamente sì. Ecco, sì, sì. Perché se abbiamo ad esempio la rete che eroga meno delle 3 macchine, non possiamo dargli la totalità. Perfetto, diciamo ad esempio che abbiamo una disponibilità di un monofase da 6 kW, ma se io ho fatto un parallelo di 3 macchine, 32 A per macchina vuol dire 18, in realtà io dovrò andare a impostare circa 10-11 Certo. A per ogni inverter, di modo che so che non andrò mai a prelevare più di un paio di kilowatt da ogni inverter una volta che sono in parallelo. Perfetto. A questo punto andiamo sempre ad inviare il parametro, anche in questo caso a tutti i device, e siamo sicuri che faranno la loro funzione. Alla fine, come dico sempre, una volta spiegate le cose sono facili, però arrivarci poi da soli non è facile. Ecco, cari amici del canale, che proprio la FGS che si è resa disponibile dopo gli anni che lavora sui Victron a facilitare anche il lavoro delle tante cose che sto facendo nell'energia, che non è solo Victron, ma è tutto lo scibile della conoscenza sull'energia alternativa. Perfetto. Ancora un concetto, ma è il medesimo del precedente. Nel momento in cui vado a pensare ad un numero n di macchine, così come ho dovuto dividere quello che è la mia potenza disponibile in ingresso sulle 3 macchine, la stessa cosa dovrò fare sul lato di charger, di carica batterie. Se immagino che ogni inverter utilizzato come caricabatterie, attenzione, parliamo sempre di caricabatterie dalla fonte 230, Sì, sì, quindi dalla da un rete, gruppo- utilizzare dalla rete o dal l'inverter gruppo- come caricabatterie. dalla perché- rete o dal gruppo certo, elettrogeno. certo, sì. Il pannello mi dà quella che è una corrente che mi va a caricare la macchina, dovrò ragionare che alla fine, una volta che ho impostato a tutte e tre lo stesso valore, avrò questo valore per 3, quindi con un 35 A ad esempio che mi chiama questo pannello, su 3 macchine avrò circa 100 e passa ampere. Bisogna vedere ovviamente se la nostra rete, se il nostro generatore è in grado di fornirmi questa potenza che sto andando a ricaricare. Se no devo andare a ridurla. Se no chiaro. devo andare a ridurla. In questo caso 35 A su 55 volt, 57 volt che abbiamo impostato in questo caso sono all'incirca, adesso facciamo i conti rapidissimi, sono 1 kW e 8 per ogni macchina. Bisogna ricordare che è per ogni macchina, quindi in parallelo sto dicendo al sistema che in carica batteria andrò a caricare con circa 1,8 per 3, quasi 6 kW. Sì. Questi parametri servono a evitare che la macchina si pianti, blocchi, si interrompa la corrente. Esatto, tutto che il poi resto. magari che continui ad aprire e chiudere quello che è la connessione certo. verso il generatore, perché se il generatore non è in grado di fornirmi questi 6 kW scenderà di giri, l'inverter lo sgancerà perché magari la tensione o la frequenza di questo scende. Se invece è la disponibilità della potenza verso il contatore di rete, può essere che vado a far saltare quello che è il mio contatore. Se Ricordo anche agli amici del canale che se usano un generatore devono essere sempre al 70% della potenza. Esatto. Non possiamo avere un generatore da 6 kW o da 10 kW e utilizzarlo al massimo. Quindi i parametri vanno impostati per utilizzare ad esempio un generatore da 6 kW con 4, 4,5, 5 massimi. Quindi, riassumendo, il concetto è questo: ho un sistema con n macchine, i due parametri che è importante una volta che ho configurato quello che è il settaggio di una o più macchine in parallelo in questo caso, dovrò ragionare i due parametri di corrente di ingresso e di corrente ricaricata divisi fra tutte le macchine e sommate fra loro poi. Perfetto. Qui faccio un'ultima videata e dopo torniamo adesso per i saluti finali. Ragazzi, con questa playlist della Victron e in collaborazione con la FGS stiamo veramente sbancando, si dice. Tanti dettagli e oggi abbiamo toccato anche questo aspetto, cioè i 3 inverter in monofase parallelati per dare massima potenza e affidabilità. Io ringrazio sempre Andrea della FGS e lascio a lui le ultime parole per questo video. Andrea. E Gianni, l'appetito viene mangiando, mettere macchine in parallelo significa che magari io oggi parto con una macchina da 3000, da 5000 volt e mi rendo conto l'anno successivo che ho comprato il nuovo piano induzione, ho aggiunto la nuova macchinina elettrica e quindi ecco che vado ad aggiungere il secondo inverter, il terzo inverter, a seconda delle mie necessità. Questo è sempre quello che va nella mia ottica di spendere bene i propri soldi, perché spendere soldi per poi trovarsi dopo un anno a buttare via qualcosa perché ci si rende conto che non era abbastanza, non era quello che serviva, è sempre un peccato. Invece partendo con delle componenti che sappiamo che ci danno la possibilità in un futuro sempre di implementare, di essere elastici, è il massimo.
Ti sta cercando al telefono qualche amico del canale che vuole preventivi. Ecco, noi siamo qua per preventivi, per le assistenze, veniamo a fare i montaggi. Sui Victron siamo molto competitivi, vedo che si sta vendendo la grande, quindi sappiamo che siamo assolutamente competitivi con il prezzo. Siamo in grado di fornire le batterie Manni, che sono assolutamente compatibili, lavorano molto bene col sistema Victron, per cui continuiamo, Gianni, questa collaborazione e installiamo fotovoltaico, perché la cosa più bella è rendersi indipendenti con la propria energia, ed oggi è una cosa che si riesce a fare anche con il tuo canale praticamente da soli. Perfetto, parole perfette. Ricordo anche, si vede che non ci tiene al business, a volte devo spingerlo io. Lui è anche rivenditore batterie Manni, quindi per coloro che sono azienda, vogliono scaricare, oppure chi vuole fare il 50% di detrazione eccetera, comprando dall'azienda italiana avete questo privilegio per coloro che lo vogliono. Ragazzi, non ho nulla da aggiungere. Se anche questo video vi è stato utile, iscrivetevi a questo canale, ci vediamo al prossimo, e ci sono tante cose interessanti ancora sui Victron da vedere insieme ad Andrea. Buona giornata.